Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Allora, nuovo giorno, nuovo lavoro. Adesso c'è un bel po' di sole, si sta ancora bene, sono ben vestito perché appena c'è un filo d'ombra c'è un freddo pazzesco. Io sono Paolo e questo è il mio canale e questo è il sotto del mio furgone. Che cosa faccio sotto il mio furgone? Sto finendo un lavoro che avevo iniziato nel video scorso, che era quello di mettere il serbatoio delle acque grigie. Adesso terminiamo il lavoro con i vari collegamenti e soprattutto mettere lo scarico, che questa cosa qui non l'ho mai fatta, adesso devo un attimino studiare come si fa. Adesso smonterò il serbatoio e perché poi dovrò anche imbottire questa zona qua in modo che ci sia, a parte il peso, distribuito meglio, ma soprattutto ci deve essere del materiale per evitare che l'acciaio tocca direttamente sulla plastica, perché nel tempo magari può procurare dei danni, vibrazioni o cose simili. Bene, allora non perdiamo tempo, iniziamo subito. Ah sì, ovviamente se poi siete curiosi di vedere gli altri video basta che andate a vedere gli altri video, questi qua sopra, là o sotto o di là, dipende. Comunque, allora adesso tiro giù per fare l'isolazione qua sopra e lo scarico dell'acqua e collegare i tubi sopra e fare lo sfiato. Mi raccomando, fate lo sfiato. Una volta ho fatto un serbatoio senza sfiato, un disastro. Adesso lo tiriamo giù abbastanza facilmente, visto che l'ho fatto in modo abbastanza pratico per essere smontato, montato, smontato, montato quante volte si vuole. Bene, avanti. Bene, smontato, facilissimo. Avanti. Bene, adesso procediamo a bucare il serbatoio, perché il serbatoio arriva con i buchi chiusi, ovviamente. Poi prendere una fresettina, che è per legno, ma va bene lo stesso. Poi una piana per allargare il buco. Questo è lo sfiato. Adesso facciamo il buco per la ghigliottina. Ok, allora questo è l'esterno del furgone, diciamo che c'è la parete esterna del furgone e qui ci va la ghigliottina. Io adesso la farò spostata esattamente in coincidenza di questo buco qua per facilitare eventuale manutenzione, cambiare, sostituirla, modifiche o quello che è. Metti che non va bene. Questo è l'esterno perché andrà montata in questa posizione qua. La monterò qua. Prendiamo una penna e segniamo il buco. Non si torna più indietro. Ok. Lascia un pochino più di ciccia, tanto questo buco applica abbastanza, non è che ci butto dentro. Dunque, se per il tubo che ha un diametro più piccolo passa qualcosa, sicuramente passa anche di qua. Adesso è il momento di questi 4 buchi. Allora, che cosa farò? Visto e considerato che le viti in questione sono da ben 5, classicamente chiamato 5, in realtà è un pochino meno, farò un buco da 4,5, in modo che questo stesso filetto faccia fatica a passare nella plastica, perché c'è il rischio che poi metti le viti qua e poi attraverso la vite esce l'acqua. Ovviamente metterò sigillante ovunque, ma in più preferisco avere il buco un pochino più piccolo per poter avere una sorta di sua guarnizione naturale. È importante mettere le viti inox. Come si fa a sapere se una vite è inox? Qui c'è una calamita che praticamente si attacca, perché questo qui non è inox, questo è acciaio, ok? Una vite inox invece non ha nessun tipo di attrazione magnetica, per cui se una vite è veramente inox, in teoria non dovrebbe fare effetto il magnete. Magari lo può fare leggermente per un po' di componenti all'interno, però deve essere veramente minimo, no? In questo caso è proprio nullo. Super inox 3,9, l'interno del filetto 4,5, questa 3,94, ma voglio provare una più fine prima. 3,5, proviamo con la 3,5, poi in caso faccio sempre tempo allargato. Non ci passano, ma adesso cosa faccio? Adesso gli ho fatto un piccolissimo svaso, preso da 9. Bene, ho preso una 8. In pratica adesso abbiamo una perfetta sigillatura del filetto, praticamente è proprio bello stretto, da qui l'acqua già così non passa.
Bene, adesso rifaccio la procedura su tutti questi 4, gli do una passata già col filetto, così poi quando metterò dall'interno avrò già l'invito per avvitarla giusta. Adesso applicherò del sigillante, ovviamente, prima di mettere le viti, per essere proprio stracerti, e ci metterò anche una rondella sempre in inox per aumentare la superficie d'appoggio della vite, perché sennò è un po' pochino, invece se la faccio un pochino più grande terrà sicuramente meglio. Adesso ci mettiamo le viti. Adesso ci aggiungo ancora un po' di sigillante. Adesso la vita fino in fondo, dopo averle spatocciate per bene. Se mai c'è dello spazio per passare nel filetto, passerà anche il sigillante. Incredibilmente tiene anche bene il filetto. È incredibile quanto tiene. Il guanto per il dito. Fantastico. E voilà. Mi sono sporcato lo stesso. Ma sicuramente meno. Questo fatto. Adesso finché si asciuga un po' questa roba qui, procedo nel mettere questi. Qui ho messo già un bel po' di Teflon. Che cool. Questo è giusto. Adesso questo qua non è molto importante il Teflon, ma ce lo metto per prassi. Questo qui è semplicemente una sicurezza, che anche quando è pieno non può schizzare fuori, diciamo, il liquido. Qui c'è ancora un po' di spazio prima del telaio. Allora, ho allargato ancora leggermente il buco un pochettino perché mi sembrava bene un po' troppo striminzito, e adesso però voglio mettere questo senza usare nessun tipo di sigillante, per cui il mio obiettivo è vedere intanto se tiene, non è una cosa definitiva, visto che ce l'ho smontato voglio provare. Qui devo solamente fare così, stringiamo queste viti. Sono già belle fisse, visto e considerato che è già tutto bello incollato, e adesso lo voglio riempire. Ci metto sotto qualcosa per recuperare eventuale acqua che cade e controllo se ne è uscita, in caso ci metterò un sigillante. Intanto sono curioso se tiene così. Allora adesso riempirò praticamente tutto e poi vedrò se ci saranno delle gocce dentro la pentola. Poi, semplice, se la pentola è asciutta vuol dire che tiene. Un po' più di metà. Due ore dopo, adesso vediamo. Ah, cavoli. Niente, non funziona. Mi sono illuso. Allora niente, lascio svuotare e poi farò normale. Perde da qua intorno, per cui niente, per cui tolgo e spacciugo tutto. Va bene, ma ovviamente se no prendo freddo. A domani. Il giorno dopo, praticamente adesso ho tolto tutto quanto e ho messo un sacco di silicone apposito per giunzioni di questo genere qui, e qua, dappertutto qui e anche all'interno, e adesso andrò a metterlo bene, paciugato anche un po' il dito, vabbè. Ho messo tutto quanto il paciugo, adesso fisso tutto quanto e sarà a posto. Così qua riempio ancora queste piccole fessure qui prima di imbullonare tutto. A fra poco. Allora, adesso ci sarà la manovra un po' complicata perché devo inserire questo grosso tubo all'interno di questa zona qua sopra, ma dovrò passare dietro a questo tubo e davanti a questo tubo. Poi ho fatto due di questi che andranno infilati qua al lato, adesso vediamo se ci riesco.
Sembra che ci siamo. Andiamo sopra a vedere com'è la situazione. Sì dai, c'è ancora un po' di spazio. Il tubo dello sfiato. Ok, c'è margine. Devo bloccare. Bene, ci siamo, dai. Allora devo solo tirare questo. Ok, adesso in fondo qua c'è lo sfiato dove posso aggiungerci anche questo tubicino ulteriore che fisserò qua, senza farlo, senza sporcarmi. Impossibile, ci si sporca sempre a fare. Sto mettermi dei guanti, ma si perde sensibilità con i guanti. Collegato lo sfiato e adesso faccio il collegamento sopra, che non sarà da ridere. Adesso devo staccare quel tubo lì e attaccarlo qui e poi agganciarlo lì in fondo. Vediamo se ce la facciamo. Forse. Ta-tan! Poi abbiamo questo. Ovviamente lo dobbiamo ragionare a cassetto aperto e mi serve tutto proprio così, ecco, e poi devo agganciarlo lì. Fatto. Bene, serbatoio collegato. Incredibile, è stato più facile del previsto. Collegato lì. Mamma mia, non ci resta che provare. Poi questo. Adesso ovviamente il furgone è un po' inclinato. Beh, adesso ovviamente siamo leggermente inclinati col furgone, qui non va bene, ma funziona, l'acqua va giù di sotto, a posto. La luce multiuso, sarebbero due luci di quelle da mettere fuori, a me va bene così. Allora, posso finalmente definitivamente chiudere. Allora, siamo riusciti a fare finalmente il serbatoio delle acque grigie. Come avete visto, neanche troppo complicato, un po' laboriosa come situazione perché lo spazio era poco, per cui prima cosa spostare la marmita, poi dopo inserire il serbatoio e farci gli appositi fissaggi, tubazioni eccetera. Ho avuto qualche problemino con la ghigliottina, adesso dovrebbe essere risolto, ma lo scopriremo solo vivendo, per cui se avete qualche consiglio per la ghigliottina, mi raccomando, scrivetemelo sotto sui consigli, che è molto apprezzato. Sì, perfetto. E che altro? Basta. Dunque, diciamo che questo video finisce qua. Se vi è piaciuto, avete trovato abbastanza interessante, lasciate un bel like, così date anche una bella mano al canale e magari hypate se nella prima settimana del video potete anche dare qualche hype per spingere un pochino questo video. Condividete con altra gente che ha bisogno di fare un lavoro simile, così gli fate vedere come non bisogna fare. E poi, mi raccomando, se volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Dunque, da me, Arranco, questo nuovo serbatoio delle acque grigie è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!